Buonasera amici di MRTV, di Border Nights e di Meravigliosamente Serena e benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere. Con me, come sempre, Marco Ludovico. Ciao Marco! Ciao Serena, ciao a tutti. E bentornato Marco, che l'ultima volta non eri con noi, quindi bentornato tra di noi. Allora, oggi andiamo a parlare di un argomento di benessere, perché anzi direi pure anche di bellessere, perché una volta che comprendiamo qual è in realtà il suo vero valore, scopriremo tanti significati, tante caratteristiche che magari spesso e volentieri diamo o per scontate o non le attribuiamo a questo argomento. Andremo a parlare di acqua strutturata, di come l'acqua strutturata modifica il nostro organismo. Capiremo anche qual è la differenza con l'altra acqua, che ovviamente saranno i nostri ospiti a spiegarcelo, e andiamo quindi a chiamarli. E qui in video con noi sono Simone Zorzi. Buonasera Simone, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera. E Francesca Magro. Ciao Francesca. Ciao a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Allora, grazie ovviamente a voi due per aver accettato questo nostro invito ad essere qua, e io lascerei subito la parola a voi per iniziare a parlare di questo argomento, perché diciamo che l'acqua spesso è un qualcosa che viene dato per scontato, e quando noi sappiamo che è scontato vuol dire che si dà poco valore, quando invece è la fonte della nostra vita. Allora, lascio parlare voi, quindi credo che parta Francesca. Prima le donne, giusto Simone? Prima le donne sempre. Ok, Francesca, a te spiegaci, facci un'introduzione, spiegaci insomma il perché dell'interesse su questo argomento, e iniziamo a dire tutte queste migliaia di cose che ci sarebbero da dire sull'acqua. Grazie Serena, tu hai detto delle cose già fondamentali, e se dovessimo dire già stasera tutto quello che riguarda l'acqua non ci basterebbe veramente una nottata, però partiamo dalle cose basilari. Hai detto tu, molto spesso si dà per scontato l'acqua, si danno per scontati i benefici, si dà per scontato che quella che abbiamo a disposizione a casa nostra, al supermercato, è l'unica acqua disponibile e che a prescindere ci faccia bene. Questo non è proprio vero. Partiamo però dalla base. Perché è così importante l'acqua? Perché noi lo sappiamo, fortunatamente alcune informazioni sono sempre più diffuse al giorno d'oggi, quindi sappiamo che siamo composti in gran parte di acqua. Si parla di un 70-80% di acqua negli adulti. Però ci dimentichiamo che a livello molecolare siamo composti per il 99% di molecole di acqua. Da qui capiamo l'importanza che ha l'acqua per il nostro organismo, per il nostro benessere, anche perché l'acqua rientra in tutte le funzioni del nostro organismo, gli scambi cellulari, il metabolismo, il controllo della temperatura corporea e così via. Oltre al fatto che non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è solo idratante, è anche detossinante ed è anche un vero e proprio alimento, è un nutrimento per il corpo. Quindi solo da qui dovremo cominciare con queste informazioni a prestare un po' più di attenzione all'acqua che beviamo ogni giorno e a quanta ne beviamo, perché si dice sempre più spesso che beviamo i 2 litri, dovremmo bere i 2 litri di acqua al giorno. Non è propriamente corretto, e poi lo vedremo insieme e capiremo anche insieme quale acqua bere e quanta berne, per non andare a far danni, perché ricordiamoci che naturale non è sinonimo di qualcosa che non ha effetti collaterali, che sia un fitoterapico, che sia un integratore. Allo stesso modo l'acqua fa benissimo, ne abbiamo un estremo bisogno, ma l'eccesso, come in tutte le cose, può andare a danneggiare il nostro organismo, in primis i reni, sia a livello poi fisiologico, quindi di affaticamento, sia a livello poi di energia, perché il rene è legato proprio all'energia vitale dell'organismo. Ecco, grazie Marco. Infatti possiamo vedere da questa slide la composizione in termini di acqua
di varie parti del nostro corpo. La parte più ricca di acqua è il cervello, che ne contiene ben l'85%, e via via a scendere chiaramente il sangue, essendo comunque un tessuto liquido. I muscoli ne hanno veramente molto bisogno anche per, diciamo, eliminare eventuali acido urico piuttosto che l'acido lattico che si forma dopo un eccesso di sforzo fisico. La cute lo vediamo chiaramente, è la parte che vediamo più facilmente quando abbiamo la cute secca, cute e pelle sono secche, arrossate, lì capiamo subito che siamo disidratati. E quando siamo disidratati vuol dire che il nostro fisico è già in carenza di acqua da molto tempo, è già in uno stato di una semi-emergenza. Infatti già con un 2% di disidratazione andiamo incontro a problemi gravi dell'organismo. E una curiosità, noi dovremmo bere costantemente, tutto il giorno, regolarmente, lontano dai pasti sarebbe meglio, perché nel momento in cui noi sentiamo la sete siamo già disidratati. Quindi vuol dire che siamo già in forte carenza di acqua, vuol dire che il nostro corpo ha già acceso una spia di allarme. Questo meccanismo viene a mancare via via che si aumenta crescendo con l'età, infatti gli anziani sono spesso disidratati proprio perché non hanno più questo meccanismo di richiamo dell'acqua, e poi la routine di tutti i giorni posticipiamo perché siamo sempre di fretta, adesso bevo, e si rischia di non bere perché travolti magari dalle 1000 cose da fare ogni giorno ci troviamo a sera che non abbiamo bevuto quasi nulla, e questo va molto a far soffrire tutto il nostro organismo, anche se non ne abbiamo segni evidenti all'esterno, perché l'ultimo, diciamo, è la pelle. Vuol dire che all'interno abbiamo già innescato alcuni danni a livello proprio anche funzionale di organi e di meccanismi metabolici. E come stava facendo vedere Marco e come vi ho accennato all'inizio, l'acqua è anche un alimento. Per quale motivo? Perché contiene dei nutrienti, non è solo acqua, non ha solo molecole di idrogeno e ossigeno, ma contiene anche minerali, e i minerali sono importanti per il nostro organismo e va a nutrire il nostro corpo. Infatti, se pensiamo alle acque di supermercato, ogni acqua ha una sorta di impronta, che poi vedremo meglio cosa significa, ma se andiamo a leggere l'etichetta, ci stiamo abituando a leggere sempre più spesso l'etichetta, ogni marca di acqua ha dei minerali differenti, e questo significa che ci potrà apportare, se è un tipo di acqua buona per il nostro corpo, e dopo capiremo insieme cosa significa, potrà apportare quei nutrimenti all'interno del nostro organismo. E infatti abbiamo visto nella slide precedente, scusami Marco, perché è anche importante l'acqua, come vi accennavo all'inizio, perché regola diversi processi metabolici, non solo il metabolismo, ma anche la digestione. I problemi di stipsi poi molte volte dipendono da una carenza di acqua, oltre che ovviamente allo stile di vita, alimentazione, sedentarietà, stress e quant'altro. L'acqua va a regolare la pressione arteriosa, cioè non si pensa che a volte basterebbe bere un bicchiere d'acqua in più. Spesso abbiamo dei gran mal di testa e non riusciamo a capire perché, siamo stati troppo al PC, magari siamo nervosi, ma a volte basterebbe bere 2 bicchieri d'acqua per farla passare. Va a lavorare ovviamente sulle articolazioni, perché un'articolazione idratata, lenita diciamo basificata non duole, se all'interno viene nutrita, idratata, e se l'articolazione ha la possibilità di smaltire eventuali scorie. Come dicevo prima, l'acqua va anche a regolare la temperatura basale e tutto l'asse anche ormonale. Quindi in un bicchiere d'acqua ci sono già tantissimi benefici che passano per il benessere e di conseguenza per il bellessere, ecco, mi è scappata la parola, per la bellezza. Perché poi quando noi stiamo bene, la pelle è più luminosa, i denti sono sani, i capelli sono lucidi e forti, le unghie lo stesso, e tutto questo dipende da idratazione, nutrimento, sali minerali e oligoelementi di qualità e detox, perché anche al detox non viene data la giusta importanza, soprattutto con la vita che seguiamo ogni giorno. Ma allora cerchiamo di capire insieme quale acqua ci fa bene, visto che abbiamo dato già tutte queste notizie e probabilmente la gente si chiede, ma ok, ho capito, l'acqua è importante, mi fa bene, qual è l'acqua che mi fa bene?
Come vediamo da questa slide, circa di media, chiaramente una media, beviamo intorno ai 40.000 litri di acqua durante la nostra vita. Quindi è fondamentale capire che acqua è importante, che acqua bere, non solo per lo stile di vita, ma proprio per nutrire l'organismo. Quindi l'acqua di qualità qual è? Quella di bottiglia, quella di rubinetto, quella di fonte. Adesso pensate insieme a me, immaginate insieme a me, un esempio che abbiamo fatto spesso io e Simone, di trovarvi in montagna dopo una salita, anche dolce, di passeggiata, in una giornata come quella di oggi abbastanza calda, con una certa umidità come è di consueto qui nella pianura padana, non so dove vi trovate voi, c'è questo bel sole e voi avete tanta sete. Durante la salita però avete terminato tutta la vostra acqua che vi eravate portati appresso e avete la possibilità di bere. Da un lato avete uno stagno, un bellissimo stagno con le sue ninfee, con le ranette che saltano felici, e dall'altro lato invece avete un piccolo torrentello che scorre su dei ciotoli e vi chiedo, chiudete gli occhi, a istinto, quale acqua andreste a bere? Vi lascio un secondo per pensare, l'acqua quella dello stagno o l'acqua quella del ruscello, del torrente? Allora, diciamo, vi do io la risposta giusta, l'acqua del ruscello. Perché? Molto semplicemente perché l'acqua dello stagno è acqua morta, è acqua ferma, è acqua stagnante, che crea la vita proprio grazie al suo non movimento che permette a tanti microrganismi e a tanti tipi di forme di vita di crescere e svilupparsi proprio perché non ha interferenze di alcun genere, essendo stagnante, essendo statica, essendo completamente immobile e immutabile in un certo senso, se non fossero le forme di vita estranee a farla cambiare. Mentre l'acqua di torrente, l'acqua di ruscello è un'acqua viva, è un'acqua dissetante, è un'acqua ricca di ossigeno perché scorre, è un'acqua ricca di magnetismo perché lo prende dalle rocce e dopo vedremo insieme perché è importante il magnetismo e come le rocce si caricano di energia elettromagnetica che è importante per il nostro cervello, per il nostro cuore, per le nostre cellule e per tutto il benessere dell'organismo. L'acqua, quella a sinistra, quella dello stagno, diciamo, la possiamo definire acqua morta, ma non perché sia priva di vita, perché prolifica la vita, ma sopra qualcosa di statico, perché l'acqua di per sé è morta, non ci apporterà nulla. Infatti non ci viene da berla, perché comunque è fangosa, ha una certa vischiosità, non viene distinto di berla. Mentre l'acqua di torrente ci dà subito il senso di freschezza, di qualcosa di leggero. Ed è questo che manca a casa nostra, perché se ci pensiamo un'acqua di bottiglia è paragonabile all'acqua dello stagno, non ha le ranette, non ha i girini, non ha le ninfee, però è un'acqua morta. Allo stesso modo, perdonami se ti interrompo, quindi anche quando ci dicono, beh, sceglietela bene la vostra acqua di bottiglia, prendete quella con residuo fisso basso, prendete, insomma sappiamo che per anni siamo andati al supermercato a cercare l'acqua con residuo fisso basso, oppure con un determinato pH, perché vabbè, insomma tu prima hai solo accennato però il discorso dell'acqua basica, quindi il pH che è fondamentale. Quindi anche quando ci dicono cercate quella con residuo fisso basso, in realtà è un'acqua che non va bene. Non va bene perché pensiamo un attimino all'acqua di bottiglia, che pensiamo a quella di plastica dove abbiamo un po' più di informazioni. Intanto fa viaggi lunghissimi, li fa nella plastica che sappiamo comunque rilascia microparticelle per far sì che non prolifichi quella vita di cui abbiamo parlato prima nello stagno. Vengono comunque impiegate sostanze antifungine e non solo, anche per evitare la formazione di microalghe. Questo è inevitabile, altrimenti pensate a quando prendete l'acqua in montagna o dal famoso ruscello, la prendiamo, però la lasciamo nella bottiglia per diversi giorni, dopo un po' si forma un po' di alga. È normale perché ci sono dei microrganismi all'interno. Quindi sì, noi abbiamo scaffali e scaffali di acque che costano anche veramente uno sproposito, ed è vero che è fondamentale la composizione dell'acqua, è vero che è importantissimo il pH dell'acqua, ma badiamo bene
a una piccola frasetta che è scritta su quell'etichetta. C'è scritto sull'etichetta della bottiglia alla fonte. Quindi tutto quello che noi troviamo nell'etichetta, che sia il residuo fisso, che sia il pH, che sia la conducibilità elettrica, è alla fonte, quindi quando l'acqua sgorga, quindi quando è sotto forma di ruscello, per capirci, riportando gli esempi che abbiamo fatto prima di stagno e ruscello. Dopodiché l'acqua dopo un po' di tempo non è più viva, diventa acqua morta, anche quella di ruscello, anche quella di fonte, ed ecco perché poi se me la porto a casa mi forma le microalghe, se non ho la giusta bottiglia, il giusto modo insomma di portare a casa questo tipo di acqua, ma poi insomma vedremo anche questo. Quindi va da sé che anche l'acqua in bottiglia di vetro è acqua morta. Cambia, ovviamente è più ecologica, è più attenta all'ambiente, però anche lì insomma il vetro poi subisce dei lavaggi un po' impegnativi e io non voglio mettere assolutamente malafede, però non sempre sappiamo se sono stati lavati via tutti. Con questo non vuol dire che finora abbiamo bevuto solo veleno, che assolutamente, solo che abbiamo bevuto dei tipi di acqua non adeguati al nostro organismo, perché dobbiamo pensare a quello, perché il nostro organismo è un meccanismo perfetto e riesce a gestire di tutto e di più, riesce a smaltire veleni se gliene diamo la possibilità, se ci manteniamo in salute, se ci manteniamo idratati e detossinati, il nostro organismo riesce a gestire anche quello che non è adatto al suo benessere, proprio perché è un meccanismo che si deve adattare alla vita e cerca di sopravvivere anche in varie situazioni. Però non era l'acqua giusta per il nostro benessere. Allo stesso modo le caraffe, l'acqua di rubinetto, certo, è un pochino più viva, è un pochino più movimentata, ma pensiamo a dove passa l'acqua di rubinetto. Intanto, parlo almeno per l'Italia o perlomeno delle zone che conosco io, abbiamo tubature che risalgono veramente a decenni fa, perciò magari non sono state più sistemate, comunque le condutture sono buie, sono lineari, in alcuni punti magari sono danneggiate, perciò entrano terreno, sabbia, sassolini e non sappiamo il terreno dove passa, dove c'è magari la rottura, che cos'ha, se c'è qualcuno che sta coltivando sopra con dei pesticidi o meno e soprattutto non è nel flusso, non riceve ossigeno, non riceve luce, non riceve magnetismo. E pensiamo all'acqua in natura, come si muove? Ha sempre un movimento sinuoso, ha sempre dei vortici. Anche quando vediamo un fiume costretto tra delle pareti di cemento, ha comunque sempre dei mulinelli, perché questa è la natura dell'acqua. L'acqua è in movimento, l'acqua è sinuosa, l'acqua è vorticosa. Pensate a ingabbiarla dentro dei tubi scuri, dritti e infiniti. Perciò sì, certo, sicuramente a livello di sanità, diciamo, è priva di batteri, sicuramente più controllata, però è morta, ci arriva qualcosa che è morto. Francesca, mi viene in mente infatti che spesso si vedono, per esempio, le pubblicità per le fontanelle per i gatti e i cani. In realtà, perché? Perché crea un'acqua ovviamente in movimento, quindi un po' più naturale, più simile a quello come si trova in natura, però questo non lo fanno, non fanno la pubblicità di queste cose per gli esseri umani, per esempio. Quindi c'è da chiedersi come mai. Esatto, per gli esseri umani, per aiutarci a bere di più, e adesso vi farò fare un piccolo ragionamento, ci fanno l'acqua gasata. Perché? Perché l'acqua, allora, come hai riportato tu, gli animali hanno l'istinto a bere l'acqua viva, in movimento. Stessa cosa, io vedo video anche di animali, soprattutto i gatti sono più attenti a bere un certo tipo di acqua, il cane un po' meno, il cane beve un po' più di tutto. Bevono l'acqua dal bidet, che è loro accessibile, o dal rubinetto, gli devi aprire l'acqua, se gliela chiudi e gli riempi il lavandino non la bevono, proprio vogliono l'acqua corrente, perché sicuramente è più viva e più ricca rispetto a quella che gli metti nella ciotola. Noi non riusciamo a bere l'acqua, sappiamo che dobbiamo bere, ma perché? Perché l'acqua in bottiglia è morta, è acqua quindi pesante, che perde tutte le qualità che ha in natura, tutte le qualità che trova nel ruscello, quindi quel magnetismo lo perde. Questo significa che, adesso lo vedremo meglio, le molecole si appesantiscono. Di conseguenza tante volte sentiamo quella pesantezza, ma non mi va giù, è solo acqua, ma fatico a berla.
Per questo motivo, perché effettivamente sono molecole più pesanti. L'acqua di bottiglia, come l'acqua di vetro, come l'acqua di rubinetto, ha molecole più pesanti, non è più in microcluster. E dopo vi spieghiamo cosa significa. Finisco velocemente, scusami Marco se ti faccio tornare indietro, giusto per chiudere il concetto dell'acqua morta, perché in tanti poi ci chiedono, ma quindi l'acqua delle casette comunali è sempre acqua dell'acquedotto, ulteriormente filtrata. L'acqua delle caraffe, acqua morta. Tutti i vari filtri, acqua morta, perché comunque voi prendete l'acqua di rubinetto, che è qualcosa di morto, e a meno che non troviate il modo di vivificarla, di farla tornare com'è alla sorgente, voi avete sempre comunque un'acqua morta alla quale applicate dei filtri. Vi ricordo, questa è una cosa che mi ha insegnato un amico tempo fa, che i filtri sono fatti per gli acquari. Perché? Non tutti, no, sto generalizzando chiaramente, i filtri in generale trattengono batteri e bisognerebbe cambiarli ogni 2 ore per avere un'acqua sempre sana. Sto generalizzando, non parlo di tutti i filtri, parlo come concetto generale. Comunque trattengono. E oltre al costo, oltre alla manutenzione, e questo crea anche comunque un potenziale batterico. Anche vari tipi di impianti per ottenere l'acqua a casa, comunque prendono l'acqua morta, ci tolgono solo delle cose e ne aggiungono altre, ma non cambiano la struttura dell'acqua, ed è questo il concetto fondamentale. Stessa cosa se andiamo, ecco, se avete la pazienza di usare tipo il Devajal, non so se lo conoscete, è un aggeggino che permette all'acqua di vorticare, ma dovreste portarla da una bottiglia all'altra diverse volte, allora lì si genera di nuovo il vortice, si genera ossigeno, non abbiamo comunque elettromagnetismo, non abbiamo comunque tutta una serie di altre componenti che riguardano l'acqua. Stessa cosa per le pietre danno frequenza all'acqua, le caricano delle loro proprietà, tipo ametista o quant'altro, ma comunque è un'acqua morta che viene caricata energeticamente, e va bene, va benissimo, come tutti i simboli, come alcuni altri tipi di bottiglie che hanno dei simboli sopra, o magari vengono usate le frequenze. Comunque si parte da un certo tipo di acqua, alla quale non viene cambiata la struttura, perciò anche una ricezione diversa di tutti questi benefici, di tutti questi eventuali strumenti che possono aiutarla magari a riattivarsi o a acquistare delle nuove qualità, perché se noi partiamo da un'acqua viva e ci mettiamo dentro un'ametista, quella è una bomba. Se lo mettiamo su un'acqua morta è un'altra cosa. Quindi Marco, se vuoi andare con la slide che stavi facendo vedere. Sì, Francesca, nel frattempo io ovviamente intervengo sempre, perché è un argomento per me sempre molto affascinante, l'ho studiato per tanti anni, ma ogni giorno c'è sempre qualcosa da imparare. Mi ha fatto riflettere quando tu hai parlato, per esempio, hai accennato il discorso dell'acqua gasata. Per noi esseri umani, per riuscire a bere più acqua, in realtà o beviamo bibite o beviamo comunque qualcosa che ha del gusto, diciamo così, o l'acqua gasata. Allora io vorrei portarvi semplicemente questo piccolo aneddoto familiare, giusto per far capire il discorso dell'acqua gasata, che mio papà non è mai riuscito a bere l'acqua naturale, che fosse di rubinetto, che fosse della bottiglia, che fosse di una marca, di un'altra, insomma ha detto io ho l'acqua naturale, no. E ha sempre bevuto acqua gasata. Da quando ha scoperto l'acqua strutturata, in realtà è venuto a dirmi, ma lo sai che quest'acqua riesco a berla? Da quel momento non ha più bevuto l'acqua gasata. E ripeto, non è stato condizionato né niente, io gli ho solo detto, bevi quest'acqua, assaggiala, perlomeno assaggiala, gli ho solo detto così, punto, basta, poi non gli ho voluto dire altro, quindi non c'è stato nessun tipo di condizionamento. E quindi questo mi ha fatto piacere, cioè mi ha fatto venire in mente questo aneddoto appunto perché tu hai nominato l'acqua gasata, quindi è interessante anche questo aspetto, perché comunque si comprende anche la differenza di gusto ovviamente provandola. Certo. Questo assolutamente. Ecco. Infatti guarda, riporto velocemente anche io un breve aneddoto molto simile al tuo. Mia sorella non beveva assolutamente, mi ha chiamato un giorno perché aveva una serie di problemi e io le ho detto guarda, sei in uno stato infiammatorio, sicuramente cambia acqua. Ma che tipo di acqua bere, eccetera. E io ho detto senti, ti faccio avere io delle bottiglie di acqua, bevi questa e bevine un tot per un po'.
quindi non le avevo detto assolutamente nulla, gliel'ho data in bottiglie comunque di vetro, perché si mantenga in una certa maniera, gliene ho date un po' alla volta, e poi vedremo perché non le ho dato una cassa da 6 o da 12, e mi ha chiamato il giorno dopo, dicendomi, io di solito avevo la bottiglietta di plastica da mezzo litro e non la finivo entro sera. Fino adesso, da quando mi hai dato tu, ho bevuto 2 litri di acqua, da una persona che non beveva neanche mezzo litro, e i bambini, quando assaggiano, sentono la differenza e ti chiedono quell'acqua lì. Quindi non è solo, è anche una questione di gusto, ma è una questione di leggerezza, ma il corpo la chiama, l'acqua viva viene chiamata. E io adesso passerei la parola a Simone. Sì, mi ricordo l'aneddoto di tua sorella, Francesca. Vero, sì, perché anche Simone la conosce, e infatti dopo ovviamente ci ha chiesto l'acqua strutturata, come avere l'acqua strutturata ogni giorno. Adesso passo la parola a Simone, così approfondisce un po' tutto quello che io ho toccato, che è più esperto di me. Oh, mamma mia. Lo approfondisce quindi in termini un pochino più scientifici, giusto Simone? Sì, un pochino, sì, diciamo. Beh, io ti ringrazio Serena e ringrazio Marco che è dietro le quinte, intanto per l'invito, e ringrazio anche te Francesca ovviamente della tua professionalità che riconsidero sempre, ogni volta, sempre di più da quando abbiamo fatto degli eventi e quando siamo stati in radio insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi benissimo. Ecco, sì, noi credo, Serena, che stiamo proponendo, almeno per qualcuno che ci ascolta, una nuova idea, un nuovo presupposto di guardare l'acqua, no? Perché normalmente quando noi pensiamo all'acqua da un punto di vista meccanicistico, ovvero sia chimico. Quindi l'aspetto anche del residuo fisso, che tu hai fatto una domanda estremamente importante, è un qualcosa che magari poi, se vuoi, potremo approfondire un po', ma in ogni caso è quella modalità d'approccio all'acqua da un punto di vista chimico. Quello che noi stiamo proponendo stasera è quello che io sto facendo gli anni passano, 16-17 anni, e con Francesca da parecchi anni ormai, perché il tempo passa, Francesca, è quello di far capire e approfondire quella parte che non è più chimica, ma è l'aspetto fisico, cioè l'energia, la frequenza e la memoria. In realtà questo aspetto non è una cosa che ci siamo così, che 15-16 anni fa qualcuno, Simone Zorzi adesso parla di queste cose. No, se ne parla da tanti anni, ci sono scienziati che ne parlano da sempre, addirittura Platone parlava dell'acqua con struttura esagonale. Non ho ancora capito come avresti fatto a scoprirlo, ma 2500 anni fa. Ma in ogni caso, insomma, se ne parla, e sicuramente scienziati che qualcuno dei nostri ascoltatori conoscerà. E quindi con l'aspetto fisico, l'energia, la frequenza e la memoria, parliamo di un'acqua definita appunto strutturata. E l'unica acqua strutturata, viva, che si riconosce in quanto con una struttura esagonale, in quanto con delle caratteristiche particolari definite in dominio di coerenza, si trova in natura. Non c'è niente da fare. E in un mondo ideale, presumo che, visto che si vendono così tante bottiglie oggi, in un mondo ideale, se potessimo scegliere, se tutti gli italiani potessero scegliere, gli italiani e non solo, gli europei e nel mondo, potessero scegliere di ricevere ogni giorno una bottiglia di una tal marca, gratuitamente, è una bottiglia senza marca, ma di una sorgente, nessuno sceglierebbe quella con la marca. Sceglierebbe un'acqua definita di sorgente. Ma è istintivo, no? Come diceva Francesca, il ruscello che poi si ferma e crea uno stagno, si va su e si cerca di bere quella del ruscello. Quindi questo è molto importante, perché c'è una parte istintiva che fa la differenza in tutto ciò. In ogni caso, quando si parla di acqua strutturata, si parla di come sono organizzate le molecole. Quindi significa che in natura le molecole creano delle organizzazioni, delle strutture molecolari che sono di piccoli gruppi definiti microcluster, 5-6 molecole. Quindi questi piccoli gruppi immaginiamoli comunque in una condizione di condivisione, in una condizione di miliardi e miliardi, ancora indietro Marco, scusami, di miliardi e miliardi di molecole, dove creano questi gruppi che poi una molecola ne lascia questo piccolo gruppo per ricongiungersi a un altro gruppo e viceversa, affinché rimanga sempre questo gruppo a 5-6 molecole che sono, nel momento in cui la bevo, altamente assimilabili. Tutto questo accade perché appunto, come accennavi tu Francesca,
Nell'ambiente abbiamo questo movimento sinuoso, spiraliforme, queste turbolenze, questi movimenti, immaginiamo il torrente, immaginiamo questi appunto molinelli, e l'assorbimento continuo del campo magnetico terrestre attraverso il passaggio tra le rocce. Le rocce hanno delle strutture cristalline che comunque, diverse una dall'altra, che comunque assorbono campo magnetico terrestre. L'acqua è una molecola polare e reagisce con i campi magnetici. Significa che nel momento in cui ci passa attraverso, assorbe questo campo magnetico, e quindi il movimento e il campo magnetico, questa frequenza specifica anche dell'ambiente stesso, crea queste strutture. E poi la bevo e la sento in risonanza con me, ne bevo tanta. È semplice, è normale, no? L'abbiamo vissuto un po' tutti andando magari alle terme e dicendo wow, che buona, senza chiedersi, Serena, quanto residuo fisso ha quella località termale. Si beve e basta, perché fa bene, no? Ma andiamo nel posto. È straordinario questa cosa, no? Perché in realtà lo facciamo e lo sappiamo. Non prendiamo l'acqua di quel posto, di quelle località termali e ce la portiamo a casa. Andiamo lì, no? È importante. Poi cosa avviene? Che nel momento in cui vengono intubate e imbottigliate, tutto ciò che c'era in natura con questo dominio di coerenza, questa coerenza naturale, si trasforma in una condizione anomala, diversa. Quindi dopo qualche giorno, imbottigliandola, appunto intubandola, la condizione che prima era di 5-6 molecole diventa con gruppi di macrocluster di 15, 20 e più molecole. Come lo vediamo nella slide, nell'organizzazione molecolare, sempre ancora prima, Marco, scusami, sono lento a questo punto, da quello che mi rendo conto, abbiamo dei gruppi che sono molto più numerosi ed è un'acqua che ha una densità completamente diversa, ok? Densità tra virgolette, perciò H2O sì, entrambe, ma un'acqua diversa che non mi va giù. E questo, dopo tanti anni, di persone agli eventi, appunto, e Francesca in quanto naturopata e professionista in questo ambito, ci si sente dire: so che devo bere, ma ne bevo poca perché non mi va giù. Perché è quell'acqua alla vostra destra che ha un'aggregazione e una densità diversa. Simone, anche Sì. qua hai fatto ovviamente, finché ti ascoltavo, mi sono venuti in mente alcuni momenti del mio passato, quando ovviamente facevo personal trainer, mi allenavo e ovviamente lavorando in palestra per tanti anni nei centri di dimagrimento, così ho visto persone ovviamente bere tanto durante il giorno e magari, soprattutto le donne, ovviamente continuare ad avere ritenzione idrica, Esatto. continuare ovviamente, o anche gli uomini, nel senso che soprattutto se tu parli di un bodybuilder, riuscire comunque a reintegrare la quantità di acqua sufficiente è difficile anche per un bodybuilder vero e proprio, oppure per un atleta professionista. Anche lì, insomma, di acqua, di liquidi loro ne perdono tante, ne utilizzano tanto per le funzioni vitali di cui parlavamo. Ma mi ricordo proprio, perché noi ovviamente facevamo le analisi corporee con delle strumentazioni anche piuttosto avanzate, quindi avevamo dei dati reali quando li avevamo in mano. E Sì. appunto questo discorso che c'era spesso ritenzione idrica, ma la cellula era disidratata. E noi dicevamo: ma come, sono in eccesso di liquidi, però la cellula è disidratata. E infatti, ma io questo l'ho scoperto solo successivamente, mi rifaccio al discorso del dominio di coerenza di cui tu accennavi poco fa, perché appunto quell'acqua che noi continuavamo a bere in realtà non era in dominio di coerenza, che tra l'altro spieghiamo anche che l'acqua ha una quarta fase, dopo non so insomma se volete magari spiegarlo meglio voi, ha una quarta fase che è fondamentale nella contrazione muscolare, tanto più che Pollock la scopre appunto tramite lo studio della contrazione muscolare. Mi sono venuti in mente questi flash proprio perché noi ci continuavamo a chiedere: ma com'è possibile, la persona beve tanta acqua ma in realtà continua a essere disidratata, o addirittura alcune persone con tanta ritenzione idrica? Beh, la risposta credo che ce la state dando voi oggi.
Serena, hai detto una cosa straordinaria, ti ringrazio. Qui adesso secondo me, se poi anche Francesca vuole intervenire, io dopo posso dare un gancio. Sì, allora, non è facile da concepire il concetto di coerenza, no? E con coerenza, semplicemente, questo dominio di coerenza ne ha parlato Emilio Del Giudice, straordinario scienziato, con cui insomma io ho fatto dei collegamenti su quello che stavo facendo, eccetera, quindi è fantastico come uomo, insomma, qui ci sarebbe tanto da dire. E nel caso appunto del tuo ragionamento, nel momento in cui la cellula è disidratata, io parlo da tecnico, no? Non parlo da naturopata o da terapista, che magari qua poi interviene Francesca, ma se io voglio depurare una cellula ha un potenziale di membrana, più o meno, ok? Nel momento in cui abbiamo una carica elettrica, significa che io devo portare qualcosa per creare degli scambi ionici e quindi fare un processo di depurazione della cellula, cioè dentro fuori, per capirci. Devo portare campo magnetico, devo portare elettricità o elettromagnetismo, definiamolo un po' come vogliamo. In ogni caso una carica. Questa carica avviene sì dal dominio di coerenza, ma andando un po' più nello specifico nella carica elettrica dei minerali. Questo è fondamentale, ok? Quindi qual è il punto? Perché l'acqua termale funziona con i suoi minerali X e lì magari in quella località mi fa bene per quello e dall'altra parte, non so, in Francia, in Slovenia o in Italia, dall'altra località termale mi fa bene su qualcos'altro, no? Perché ci sono minerali diversi, ma tutti quanti a scambio ionico perché sono ionizzati. E la ionizzazione dei minerali avviene soltanto in natura, perché passa attraverso le rocce, perché l'acqua si muove e quindi fa sì che i minerali rimangano in sospensione, quindi carichi elettricamente. L'acqua strutturata ce li ha, perché è l'acqua in natura, ok? Ma l'acqua che io compro in bottiglia o che va nelle tubazioni, ovviamente non trovando più questa carica magnetica, precipitano. E la precipitazione significa ingerire dell'acqua che ha dei minerali già precipitati, tecnicamente questo è un principio di chimica, già predisposti al deposito. Quindi è evidente che, allora lì, ecco, scusate, quindi faccio un passo ulteriormente indietro, allora lì bisogna guardare il residuo fisso, perché quando l'acqua è morta bisogna guardarlo il residuo fisso, perché sennò diventa un problema. In realtà, quando l'acqua invece è strutturata, non è così importante questa cosa, perché i minerali sono biodisponibili, organici tecnicamente, e quindi l'organismo riesce a gestirli autonomamente, se sono in eccesso li espelle. Giusto Francesca? Ecco, scusa, magari ho detto qualcosa che compete un po' più a te, ma è un po' questo il punto, no? È chimica. Guarda, sei stato perfetto, in realtà è proprio così, pensiamo che l'acqua è, acqua viva e acqua morta. A cosa possiamo paragonare nella vita di tutti i giorni che c'è un po' più comune? Quando prendiamo una mela, la compriamo al supermercato e quando la stacchiamo dall'albero, questa mela ha proprietà diverse, ha gusto diverso, ha una croccantezza diversa. Appena raccogliamo la mela dall'albero, la mela è croccante, è profumata, ha un sapore più intenso e ha tutte le sue proprietà, quindi ha tutti i suoi minerali, ha tutte le sue vitamine in un equilibrio che la definiscono mela e tutto quello che è in natura, che è vivo, è biodisponibile. Cosa significa biodisponibile? Che è assimilabile dall'organismo umano, perché anche noi, anche se ce lo dimentichiamo, facciamo parte della natura. Facciamo parte di questo grande, immenso organismo che è la madre terra, la cellula enorme che si chiama madre terra, di cui noi siamo delle piccole parti e dovremmo aiutare tutto a fluire meglio, a far fluire meglio tutto quanto. Quindi tutto quello che esiste in natura è fatto anche per noi, per il nostro benessere e si incastra come un puzzle. Quindi le nostre cellule riconoscono qualcosa di vivo, di organico, di biodisponibile, perché lo riconosce come vivo e come qualcosa che gli fa bene. Se noi poi invece prendiamo la mela al supermercato, lì dobbiamo cominciare a fare la differenza tra mela del supermercato sotto casa piuttosto che la mela del supermercato biologico, per lo stesso concetto che diceva Simone. Se l'acqua poi è morta, dobbiamo fare attenzione sì al residuo fisso e al pH, perché lì via via che la mela viene stoccata da un anno all'altro, di solito noi mangiamo le mele dell'inverno precedente, non avrà la stessa quantità di vitamina C, non avrà la stessa quantità di minerali
che una mela appena staccata dal ramo. È Ma in inevitabile. effetti, Francesca, se ti ricordi gli studi di André Simonton, stiamo parlando dei studi fatti da un ingegnere comunque, che è nella prima metà del secolo scorso, quindi si parla di un bel po' di anni fa. Lui diceva che dalla raccolta alla tavola la mela, gli alimenti perdevano, se non trattati, quindi non utilizzati in altra maniera, ma semplicemente, come dici tu, la mela presa e portata sulla tavola, perdeva dal 30 al 50% del proprio magnetismo. Provate a immaginare oggi, con tutti i trattamenti che vengono fatti di conservazione, di lavorazione, eccetera, eccetera, anche per i prodotti biologici. Quindi non solo in questo senso, perché se prima era dal 30 al 50%, proviamo a pensare oggi quanto ancora di più perde di magnetismo. Esatto, e non solo il magnetismo, proprio anche di nutrienti. Ogni giorno che passa si perde un ulteriore 50% rispetto alla percentuale precedente. Stessa cosa vale per l'acqua. Un'acqua di fonte, come dicevamo prima, ogni fonte ha dei suoi minerali. Se quei minerali sono biodisponibili, significa che sono organici, quando noi li ingeriamo vengono assimilati dalla cellula. Per quello che poi un'acqua viva penetra all'interno della cellula, perché appunto è viva, perciò la cellula in un certo senso si apre, accoglie quest'acqua, fa entrare le molecole dell'acqua che la idratano, fa entrare il nutrimento dato dai minerali e rimanendo aperta fa sì che vengano portate fuori le scorie, e questo è fondamentale non solo per lo sport, si nota ancora di più, ma nella vita di tutti i giorni. E un'acqua viva ti va a idratare per questo motivo, perché è un'acqua organica, è un'acqua biodisponibile che penetra fino all'interno della cellula, la cellula la riconosce, non chiude le barriere e procede e si vivifica, perché ovviamente un'acqua di questo genere è tendenzialmente tra il neutro e l'alcalino, quello che serve al nostro organismo, perché anche qui non dobbiamo mai eccedere né in un senso né nell'altro. Un'acidosi che è spesso dovuta dal tipo di alimentazione che noi tutti abbiamo, dallo stile di vita, va a creare infiammazione, che è il precursore di qualsiasi malattia, di qualsiasi disturbo, di qualsiasi disagio, che può essere dal crampo muscolare fino a patologie più importanti. Un'acqua viva va a basificare l'organismo, a disinfiammarlo, e questo è il precursore del benessere invece. Esatto. Grazie. Simone, grazie Francesca, perché ovviamente tutti questi spunti di riflessione sono molto utili anche nella quotidianità, ovviamente, perché quello che noi dobbiamo fare è poi riuscire a portare tutti questi concetti nella quotidianità. Simone, io voglio chiederti, tu hai fatto, ovviamente, hai detto sono 16 anni, 15-16 anni ormai che ti occupi di queste cose, però non è solo a livello teorico, perché tu, per esempio, hai fatto anche fare delle analisi in determinati laboratori, hai collaborato comunque con determinati scienziati, quindi ci vuoi dare un po' la tua esperienza e quali sono stati eventualmente i risultati? Assolutamente, guarda, io, se dici anche tu Francesca, abbiamo parlato delle mele, noi esiste la possibilità attraverso dei macchinari, Serena, tu ne hai parlato, mi è piaciuto quello che hai detto, quello che ha detto questo ricercatore scienziato che io non conoscevo, che parla appunto di questo cambiamento della mela stessa. Noi abbiamo una macchina, che questa poi l'abbiamo comprata recentemente, ma 8-9 anni fa abbiamo usato la macchina, la GDV di Konstantin Korotkov, è uno scienziato russo, che tu conosci, Serena, giusto? Che avevi contattato, sbaglio, una cosa del genere? No, io ho letto qualcosa di lui, ho approfondito qualcosa di lui, sì. Ok. E abbiamo fatto degli esperimenti, abbiamo creato un'evidenza scientifica, perché questi in 16 anni poi, come dicevi tu, abbiamo le nostre letteratura scientifica, no? E abbiamo misurato questo per far capire che comunque è qualcosa testato, provato, sperimentato sul campo, quindi non è solo teoria. Pratica vissuta di migliaia di testimonianze, 9-10 mila testimonianze, ormai insomma possiamo avere, quindi oltre ad avere una letteratura scientifica importante. E quindi ecco, si può misurare l'energia, cioè il principio del vitalismo si può misurare su tutto ciò che si mangia, sulle persone, su una foglia, su un animale e su una mela. E noi abbiamo fatto l'esperimento alla mela. Adesso
Marco non so se riuscirà a trovarla, perché mi sembra, Francesca, che sia in fondo, quindi cioè questo qui dovevamo farlo vedere, ma lo faremo dopo. Vedi se trovi una mela in fondo, Marco, che ce la fai vedere, intanto io parlo, perché è un po' lontanina, ma era bello l'aggancio che hai dato tu, Serena, anche tu, Francesca. E quindi è vero, sì, se posso permettermi, è vero che i trattamenti di agricoltura intensiva, fantastico Marco, grazie. È vero che i trattamenti di agricoltura intensiva, eccetera, eccetera, possono, anzi, cambiano queste caratteristiche chimico-fisiche di un alimento, di una mela in questo caso. L'aspetto del vitalismo credo sia, almeno da quello che possiamo vedere anche in questa evidenza scientifica, che ci sia, non viene alterato. Perché non viene alterato? Perché la vita funziona, non ci sono alternative, possiamo fare qualsiasi cosa ma funziona. Il punto è chiaramente che se mi becco dei pesticidi finché mi mangio la buccia della mela non è che vada anche bene, questo è chiaro, ma quello che conta è che si può ripristinare questa condizione, che soprattutto viene dispersa, no? Perché se io mangio una mela che ha 1 anno, evidentemente non può essere la stessa cosa, e quello che è cambiato è la struttura dell'acqua, come abbiamo visto prima. Qui in breve abbiamo preso, Serena, una mela, è stata tagliata, una mela del supermercato, ok? Tagliata a metà, immersa nell'acqua normale e nell'acqua del nostro dispositivo Biovital, quindi nell'acqua strutturata. Dopo circa 30 minuti, attraverso questa macchina in microscopia oscura, abbiamo visto che la mela nell'acqua normale è rimasta così come era, ovvero sia con una sorta di energia vitale soltanto al centro, che poi andava a sfumare quasi inesistente. Invece nell'altra acqua, nell'acqua strutturata Biovital, abbiamo raggiunto il massimo della vitalità, cioè quella che trovavamo quando era al melo, appesa al melo. E questo è straordinario perché significa che si può ripristinare. Cosa abbiamo ripristinato? L'acqua e la struttura dell'acqua che c'era all'interno. Non ti sento? Ogni tanto dimentico che chiudo il microfono. Volevo collegare a quello che hai detto, no? Sì, infatti è stato bellissimo questo collegamento. Abbiamo parlato però di acqua strutturata, quindi di questa struttura. La domanda. Esatto, che ci ricorda molto. Marco prima un paio di volte ha fatto vedere una slide che già ha creato un po', secondo me, di curiosità. Quindi, la struttura dell'acqua abbiamo detto che è esagonale, però noi sappiamo anche che questa immagine ci ricorda molto gli studi di Masaru Emoto. Cosa ci puoi dire, Simone, in merito? Esatto, sì. Allora, qua parliamo sempre di parecchio tempo fa, ormai adesso sì, 6-7 anni fa, 5-6 anni fa, abbondanti, e noi abbiamo cercato di capire cosa accadeva all'acqua nel momento in cui la slide precedente, Marco, scusa, successiva, ecco, abbiamo cercato di capire ciò che accadeva all'acqua, come era l'acqua nel momento in cui era nelle tubazioni, facendo appunto delle fotografie in microscopia scura attraverso il metodo Emoto, Masaru Emoto. E immagino che molti ascoltatori, molte persone che sono qui con noi lo conoscano, dopo magari una breve storia si può raccontare, adesso questo me lo direte voi. Comunque lui ha scoperto che si può raccogliere dell'acqua, metterla in un vetrino, congelarla, ok? Quindi portandola, questo è un processo particolare, portarla a meno 25 gradi, quindi la ghiacciamo, e poi nella fase di sghiacciamento, quindi immaginiamo che viene definito cristallo, ma in realtà è un cristallo liquido, ok? È come la neve, quindi quando si chiama cristallo non è precisamente corretto. Diciamo che è il fiocco di neve, ok? Quindi non è completamente... Ecco, immaginiamo questo principio qua del fiocco di neve. In quel momento si può fotografare attraverso un microscopio con alta magnificenza e in microscopia scura, e ne risulta un cristallo, ne risulta una figura geometrica. Quella che abbiamo visto, Marco, se la fai vedere, è l'acqua, è il cristallo, è la figura dell'acqua
successiva è la figura dell'acqua dei nostri rubinetti, e come vedi Serena, insomma, non è proprio, no, così bella, ecco. Passando attraverso il sistema BioVital, il sistema affinché si possa ristrutturare l'acqua del proprio rubinetto, slide precedente, Marco, è diventata così. Questo è nel laboratorio ufficiale di Masaru Emoto. Quindi già questo identifica questa esagonalità, questo dopo dobbiamo chiaramente considerarlo che qui è stata fatta una foto piana, no? Ma bisogna ragionarlo in tridimensionalità, no? Nell'aspetto tridimensionale, che quindi richiama queste strutture particolari, comunque di forma esagonale. Quindi diciamo che l'esagono, come comunque anche già altri hanno detto, è la struttura della vita, perché comunque da lì si parte per poi poter sviluppare tutto il resto. Quindi, allora ragazzi, siamo ovviamente quasi addirittura d'arrivo, perché qua il tempo passa inesorabile. Io vorrei farvi però ancora un paio di domande, così giusto per comprendere un po' meglio anche la questione dell'acqua morta. Cioè, esistono dei problemi per quanto riguarda l'acqua morta, perché innanzitutto viene trasportata, o perlomeno noi la trasportiamo a casa in bottiglie, a volte di vetro, ma diciamo la plastica è quella più utilizzata. E poi c'è anche il discorso di quanto si spende in realtà per bere un'acqua che non ci fa proprio benissimo, ecco, diciamo così, per un'acqua morta. Voi avete fatto degli studi su questo, giusto? Cioè avete dei dati da poter dare anche in merito a questo? Sì. Francesca, vuoi parlarne tu? Come vuoi? Coi dati sei più bravo tu. Il tecnico è Simone. Ok, diciamo Serena che ci hai spiazzato qui, nel senso che noi abbiamo proprio una tabella creata da un nostro collega dove uno può mettere dentro quanti soldi ha speso finora in prospettiva a quello che è il conteggio attuale e vedere quanto si spende, ma i calcoli sono abbastanza semplici. Abbiamo delle bottiglie da 1,5 litri che possono costare da 10-15 centesimi fino a 50-60 centesimi, insomma la media è un po' è circa 40-35-40 centesimi. Se uno ne beve 3 bottiglie al giorno di media in una famiglia di 3 persone più o meno, ok, dopo sai magari periodi di più, periodi di meno, sono circa €1, €1,30, €1,40, chi di più anche, perché c'è qualcuno che usa anche l'acqua in bottiglia per fare gli spaghetti, quindi insomma si spendono soldi per l'acqua a volontà, e facciamo per 30 giorni, sono 30, 35, 40, 25 euro al mese, per un anno sono 350, 300, per 10 anni sono 3.000, per 20 anni sono 6.000, nell'arco di una vita di un ottantenne medio sono decine di migliaia di euro. Certo. E invece sul problema della plastica voi avete affrontato questo argomento? O perché si parla tanto di green in questo momento? Esatto, assolutamente sì. Io non ho aggiornato questi calcoli, ma negli anni, dando un qualcosa alle persone che poi li ha portati a non utilizzare più acqua in bottiglia, a non comprarla più, no, guarda, non l'ho aggiornato, ma mediamente ogni anno dai 6 milioni e mezzo ai 7 milioni di bottiglie d'acqua in meno. Se mi sente qualche marca della bottiglia mi fanno ma comunque 6 milioni, mi hanno già correlato, quindi non è un problema, sono 6 milioni e mezzo all'anno circa di bottiglie che noi, grazie a queste informazioni, abbiamo tolto perché uno non le usa, non le compra più, ma ce ne sono ancora tanti, perché parliamo di 5-6 miliardi all'anno. Simone, perdonami. Beh, insomma, querela, si parla tanto di green, ma se noi comunque
continuiamo poi ad utilizzare sempre quelle cose che comunque alimentano l'inquinamento. È ovvio che poi sta sempre a noi la modalità con cui poi facciamo magari la raccolta differenziata, la modalità con cui, perché c'è sempre l'essere umano dietro a qualsiasi cosa. Però ecco, io ho fatto questa domanda perché è una domanda che spesso mi fanno quando io parlo appunto di questo argomento dell'acqua, quindi è per quello che ho voluto farlo anche a voi. Io, Serena, se vuoi, corroboro un attimo il tuo ragionamento, perché noi siamo molto vicini, io e Francesca siamo molto vicini a questi punti. Dopo non so se Francesca voleva dire qualcosa a riguardo, perché senz'altro lei è molto green. Quando tu scegli di non utilizzare più un'acqua in bottiglia, intanto fai un bene al pianeta, e questo si sa, ok? Immagino che tu nelle tue trasmissioni lo faccia sempre, eccetera. Dall'altro lato è importante anche ragionare a 360 gradi, perché se io in quel momento decido di comprarmi qualcosa da definirsi elettrodomestico a trattamento per l'acqua, a filtrazione, che non ho nulla contro, nel senso che filtrano, quindi il problema non c'è, comunque mi metto nella condizione sì di non comprare più l'acqua in bottiglia, ma di mettermi nella condizione dove io poi dovrò spendere ancora denaro affinché tutto funzioni, chiaramente, perché devo cambiare i filtri, e nel momento in cui cambio i filtri io creo una condizione nuovamente di inquinamento, se non viene smaltito bene, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi auguro è un po' il ragionamento delle auto elettriche, nel senso che oggi, attenzione, a me piacciono le auto elettriche, sia chiaro, io in tempi non sospetti andai a provare la Tesla Roadster, quindi quando ancora non c'era questo, si parla di parecchi anni fa, quindi, e mi appassionò molto questa cosa, quindi non è che sto dicendo è tutto sbagliato, anzi, cioè secondo me è solo un ragionamento che a me piace fare, ovviamente insieme, sia chiaro. Però è un po' lo stesso ragionamento. E un domani che c'è da smaltire la batteria? Cioè, nel senso, va benissimo il discorso dell'inquinamento che toglie comunque anche il rumore, perché l'inquinamento acustico non è una cosa da trascurare, soprattutto nelle città. Però poi c'è il problema dello smaltimento della batteria, e quindi non so sinceramente cosa sia meglio o peggio. È ovvio che è solo il mio vuole essere solo uno spunto di riflessione, sia chiaro, assolutamente, però insomma a me piace fare anche questo tipo di ragionamenti. Allora, Simone, ovviamente abbiamo parlato di tutto questo, tu però, oltre a essere un ricercatore in questo campo, sei anche un imprenditore, quindi hai creato comunque, tra virgolette, la soluzione a questa situazione, perché giustamente uno dice, ok, tutto bello, però non è che posso mettermi lì a filtrare l'acqua quando piove e tenerla ovviamente lì. Quindi, insomma, se qualcuno vuole approfondire un attimino di più anche per quanto riguarda questo aspetto, insomma, sappiate che esistono dei prodotti. Simone ovviamente è un imprenditore in questo senso, e eventualmente, Simone, non so se vuoi farlo vedere, così dare solo un'idea di quella che può essere una delle soluzioni. Comunque eventualmente poi mettiamo in descrizione anche un link dove potete andare ad approfondire ulteriormente questo prodotto. Ecco. In due parole, magari, Serena, ecco, come vedete queste sono le dimensioni, si avvita al lavello di casa, il peso è mezzo chilo, di cui 160 grammi sono d'argento. Abbiamo campo magnetico alle terre rare qui all'interno, più meno più, polarizzato e frequenziato specificatamente, perché appunto è un brevetto. Quando l'acqua entra inizia a creare questo spin, andiamo anche a impedire che i minerali precipitino, quindi li teniamo in sospensione, quindi ionizzati. Movimento attraverso l'argento in sezione aurea vorticoso a spirale, per dargli questo movimento naturale. Zeolite per chelare eventualmente delle impurità come i metalli pesanti, che possono essere cadmio, piombo, eccetera, tutto con un processo naturale. Nuovamente campo magnetico e nuovamente granella d'argento finale. Tutto ciò fa quello che avete visto nel laboratorio di Emoto e nell'esperimento della mela e in tante altre evidenze scientifiche che abbiamo fatto negli anni.
Grazie a Simone, grazie a Francesca per essere stati con noi, per averci dato anche tutte queste informazioni che, ripeto, su un argomento che noi spesso diamo per scontato perché c'è, ma che in realtà, insomma, sarebbe da approfondire molto di più. Ci sarebbe ancora tantissimo da dire sull'acqua, ma insomma, per questo invitiamo i nostri amici ad essere con noi, magari in una prossima chiacchierata insieme. Grazie Simone. Grazie Serena, grazie a tutti. Grazie Francesca. Grazie Serena e grazie a tutti quanti per averci seguito. Noi ringraziamo ovviamente tutti coloro che sono stati con noi, che ci seguiranno anche poi successivamente, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Benessere Bellessere. Detto questo, Marco, sigla.